Benvenuti a questa prima video lezione del corso di Ubuntu Linux per principianti. Io sono Alex Gotev e vi illustrerò tutte le principali caratteristiche che vi serve conoscere di Ubuntu. La prima cosa che vediamo è l'organizzazione degli elementi sullo schermo. L'interfaccia che vedete davanti a voi prende il nome di Unity ed è la interfaccia predefinita di Ubuntu a partire dalla versione 11.04. Quella che vedete sullo schermo è Unity in versione 11.10. La prima cosa che possiamo notare è che in alto a destra ci sono tutte le icone nella zona che si chiama di notifica. Abbiamo una busta che, se cliccata, ci permetterà di accedere alla configurazione del client di posta elettronica, ovvero quel programma che serve per leggere le mail, agli account di chat, agli account di social network e all'account di Ubuntu One, che è uno spazio di archiviazione concesso gratuitamente e dentro il quale si possono archiviare documenti ed averli disponibili su tutti i nostri computer. La seconda icona che compare è l'icona delle reti e questa vi dirà se siete connessi ad internet, se siete connessi a una rete via cavo, se siete connessi a una rete wireless, e vi permette di connettervi o disconnettervi da ciascuna di queste reti, ma vedremo questo in una video lezione apposita. La terza icona è il controllo volume. Infatti avete l'opzione di escludere l'audio oppure di regolare il volume. Al di sotto compare la scritta Banshee con dei comandi di riproduzione. Vedremo anche questi in una videoguida successiva. In sostanza, questo è un controllo rapido per il media player. Se stiamo eseguendo un brano in questo momento, possiamo controllare l'esecuzione andando a cliccare sull'icona del controllo volume e poi possiamo anche accedere alle impostazioni dell'audio, sia di riproduzione, cioè le casse, le cuffie, e anche in registrazione, ovvero il microfono. Poi abbiamo l'orologio. Se andiamo a cliccarci sopra ci compare il calendario che possiamo scorrere cliccando sulle freccette a lato dei mesi e degli anni, e possiamo anche accedere alle impostazioni di data e ora. Vedremo anche questo in un'altra videoguida. Poi abbiamo il nostro nome utente. Da qui possiamo configurare tutti i nostri account online e compilare le nostre informazioni personali. L'ultima icona che compare in alto a destra è l'icona definita icona di accensione del computer. Da questa possiamo accedere al pannello di controllo, ai programmi che sono avviati con il computer, alle impostazioni del monitor, verificare se ci sono aggiornamenti, installare stampanti, bloccare lo schermo, terminare la sessione corrente, sospendere, ibernare o arrestare l'esecuzione del computer. Vedremo nel dettaglio ciascuno di questi comandi. Ora vediamo invece che cosa abbiamo a sinistra dello schermo. Il primo bottone, al quale ci riferiremo con il nome generico di bottone di Ubuntu, è diciamo il punto di partenza di Ubuntu. È quasi equivalente al tasto Start di Windows, anche se presenta funzionalità ben diverse e funziona in modo diverso. Cliccando sul bottone di Ubuntu vedremo comparire una casella di ricerca. Questa casella di ricerca ci permette di trovare in un solo colpo, tra quello che scriviamo, sia i programmi che abbiamo già installati e sia documenti che abbiamo precedentemente utilizzato. È possibile inoltre andare a vedere un elenco di applicazioni multimediali per internet, tutte le altre applicazioni che abbiamo installato e trovare un file che stiamo cercando sul computer. Poi ci sono qui in basso i 4 riferimenti ai programmi per esplorare internet e Firefox, per visualizzare le foto, per accedere alla posta elettronica e per gestire la nostra collezione musicale. Possiamo chiudere adesso il bottone di Ubuntu. La seconda icona che abbiamo invece è la cartella Home, ovvero la cartella che contiene all'interno tutte le nostre cartelle personali, tutti i nostri dati, foto, immagini, musica, video, tutto quello che abbiamo.
E poi al di sotto di questa abbiamo una serie di icone che sono i programmi preferiti, ovvero sono i programmi che usiamo più spesso e che possiamo decidere di tenere in questa zona per comodità, per accedere più velocemente a queste applicazioni. Dopo le icone di queste applicazioni abbiamo l'icona degli spazi di lavoro. Vedremo anche questa in una videoguida apposita. E poi abbiamo infine il cestino. Cliccando con il tasto sinistro del mouse possiamo vedere qual è il contenuto del cestino, decidere se svuotarlo o se ripristinare gli oggetti che abbiamo selezionato. Invece cliccando sull'icona del cestino con il tasto destro del mouse, nel qual caso avessimo avuto qualcosa all'interno, abbiamo l'opzione di svuotare il cestino senza dovervi accedere. Bene, questo è tutto per questa prima video lezione, vi aspetto alla video lezione numero 2.